bello il Mugello. Siamo qui per un piccolo test in vista della gara di Estoril. Ci siamo fatti spedire la moto direttamente dalla Spagna, bisogna chiamarlo un allenamento perché non è un test ufficiale. L'obiettivo è un attimino provare alcune cose sulla moto e vedere se riusciamo ad arrivare ad Estoril con una moto già un po' più settata e un attimino a fare 2 giretti e vedere che cosa riusciamo a tirare fuori. Ok ragazzi, eccoci qua, stiamo entrando in pista. Che vi devo dire, bellissimo. Dopo un anno che non vengo qua è sempre un po' un'emozione tornarci. Il Marshall che voleva fermarmi, non ho capito bene il perché, dato che avevo tutto in regola, però ormai ero già andato, ci parlerò dopo il turno. Allora, il turno l'abbiamo fatto, non siamo andati fortissimo perché c'è un po' di cose da provare così, quindi l'obiettivo non è fare il tempo, quindi siamo un po' a passeggio al momento. Poi magari nel pomeriggio si prova ad andare un filo di più, adesso c'è la pausa, intanto tutto fermo, quindi posso parlare liberamente senza motori e robe varie. Ho appena parlato con il Marshall perché non si erano capiti col direttore di gara, allora quando è entrato avete sicuramente visto dall'onboard che mi ha dato un colpetto sul braccio per fermarmi, ma ormai era tardi perché ero già partito, e allora ha fatto chiamare il direttore di gara e gli ha detto che io ero autorizzato ad avere telecamera sul casco, perché di solito non è omologata sul casco, però se ti danno l'ok per usarla la puoi usare, e non si erano capiti, allora questi qua mi volevano bloccare, robe assurde sono successe sul turno. Quindi adesso che la possiamo usare siamo sicuri, ci facciamo i prossimi turni con la telecamera, così vedete anche un po' se incrementa il passo e andiamo un filo più forte. Adesso iniziano con i pareggiamenti, le cose qua, è comunque una giornata, diciamo, per gli amatori, una giornata di prove libere, quindi non è che si può fare il tempone, però pian pianino proviamo le cose sulla moto e miglioriamo, quindi va bene così per oggi. Mamma mia che rischio, praticamente ho aperto il gas, era il primo giro lanciato, come apro vado un po' largo sul cordolo, esco pure fuori sul verde, rientro con la moto di traverso e ho perso l'anteriore così proprio a sbacchettate, però tutto bene qui che finisce bene, continuiamo a girare. Finito, rientriamo ai box, anche se non mi piaceva molto il freno motore, forse devo parlare un attimino con gli ingegneri e vedere un attimino. Un traffico un po'... c'era tanto traffico. Fino adesso sta andando tutto da programma, non ci sono stati intoppi, l'unica cosa che ci sta impedendo di lavorare come vogliamo è il traffico, però lo sappiamo, non è un test privato, siamo in giornata di prove libere, è ovvio che ci sia altra gente in pista. Dovremo un attimino adattarci e vedere come possiamo lavorare nonostante questo piccolo problema.
ancora un turno prima del pareggiamento. Speriamo di trovare un po' di strada libera, così possiamo fare un po' di passo costante, se no continuamente a interruzioni col ritmo non va bene. Partiamo per il giro Mugello, mettiamo la sesta dopo lo scollino e qua poi arriviamo veramente forte. Proviamo a frenare a 150 metri, ritardando un po' la curva 1 per prepararsi bene, la 2 e la 3 che sono importanti. Qui stiamo ben attaccati a destra, apriamo tutto in seconda, arriviamo su, colpo di freno, anche il freno dietro perché non sta giù. Stiamo bene a sinistra per prepararci bene quella a destra, qui forse un filo largo, si apre tutto, giù tutto in seconda e si mette a terza che si tira fino in fondo per poi staccare qua poco prima del cordolo e buttarla dentro anche qua. Stare bene a sinistra per prepararsi bene la destra e portare a tanta velocità alla Casanova Savelli. Qui subito la terza e si tiene fin giù, qua non si scala, si tiene la terza e si va dentro molto veloci, giù per prepararsi queste due curve in discesa per poi arrivare alle arrabbiate con tanta velocità. Qui all'arrabbiata 1 si dà un piccolo colpo di freno, si entra molto tardi per poi aprire e portare velocità all'arrabbiata 2. Qua all'arrabbiata 2 si frena anche qua un pochino e si porta tanta velocità per l'altra variante in discesa. Qui un po' di traffico, ma ci siamo. Anche qua si sta bene a destra, si fa in seconda per poi prepararsi bene con la sinistra. Qua è importante arrivare forte al correntaio, quindi giù tutto, seconda e terza e via. Si stacca alla seconda linea bianca, si mette la seconda, si va un po' stretti in entrata, si allarga e si riprende la corda molto tardi. Qui ancora traffico, mettiamo la terza per le biondetti, sinistra, destra e poi la quarta. E poi arriviamo all'ultima curva che è la Bucine, molto importante per avere una buona velocità sul rettilineo principale. Qui purtroppo mi ha rallentato molto e qui si fa in seconda, anche qui molto larga, poi si va a stringere per lanciarsi bene da questa discesona e arrivare al traguardo. Anche qui un altro sul dritto, benissimo. Questo qua era un giro, credo fosse in 2 e qualcosa, si può fare certamente di meglio. È finito il turno, adesso c'è un attimo di pausa, poi si faranno i pareggiamenti. Tra l'altro c'è anche Salvadori che lo sta facendo, non vorrei spoilerarvi niente, quindi non vi dico più di questo. E comunque tempi alti perché stiamo facendo un lavoro sul passo gara e per vedere se riusciamo sempre a ripeterci quei tempi più o meno simili, e quindi giriamo abbastanza sopra quello che potremo con gomma nuova e spingendo un po' di più, però comunque è un test in vista della gara di Estoril, quindi non siamo qui per fare il tempo né niente. E vediamo solo se riusciamo a mantenere durante questa garetta amichevole, diciamo, un passo decente, e poi oggi poi abbiamo dato, quindi posso dire. Purtroppo, quindi l'unica soluzione è farla partire a spinta. Infatti adesso mi spingono e la facciamo partire, però voglio dire, non so quanto dura la batteria, mi hanno detto 3-4 giri che posso farli, ma secondo me anche meno, vediamo. Bene, siamo partiti, voglio dire, una cosa lanciata così, io sto provando un attimino a girare e a vedere se riesco insomma a sorpassare questi che sono più lenti di me per attaccare nel gruppo davanti e fare un buon passo, come era il nostro obiettivo alla fine, di girare con gomma usata o comunque fare un bel passo. Quindi qui sul passo però tanto so che la moto non durerà molto, quindi ha poco senso anche prendersi grossi rischi, e quindi diciamo che il nostro test è praticamente finito qua. So che tra 1 o 2 giri la moto inizierà a spegnersi e fare rumori strani, quindi sto spingendo relativamente poco e basta. L'idea è di riuscire a farne almeno un paio sul 59 con gomma praticamente di 40 giri, che mi sembra più che buono, però vediamo adesso se tiene la moto, se no ci andremo a casa così.
accelero oppure scalo e la moto è come se si spegnesse, quindi adesso l'unica è riportarla al box e dire ai meccanici che basta, si è spenta e la batteria è andata. Per Storyline, anche se in teoria dovrebbe essere una cavolata da sistemare, semplicemente ci ha rovinato un po' la giornata perché non siamo riusciti a completare, diciamo, gli obiettivi. Però devo dire che abbiamo lavorato bene, perché comunque siamo partiti da zero, che non avevamo riferimenti su sta pista perché dall'ultima volta che ho girato è passato tanto tempo, quindi abbiamo fatto un setup completamente da zero e se avessimo potuto finire questa specie di pareggiamento avremmo sicuramente fatto un bel passo di 2-0 a 59 così, e poi mettevamo sulla gomma nuova e si scendeva ancora di 1-2 secondi, però non eravamo qui per fare il tempo né niente. Adesso siamo entrati in box perché la moto è morta, sentite, e quindi niente, va così, per oggi siamo a posto. Cioè, infatti invece di 2,57 stava quasi spegnendo. Sì. Giornata finita, come avete visto, è scaricata la batteria. Mi sono spostato perché c'era un casino, sono passati 1000, non si sa, vabbè. Quindi è andato discretamente bene il test, abbiamo fatto più o meno quello che dovevamo fare, a parte l'imprevisto era ok. Tempi, come ho detto già prima, non eclatanti, insomma, abbiamo avuto un problema e quindi niente, ci siamo fermati così a fare questo lavoro qua con la gomma usata del passo gara. E niente, io spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima.